Siamo qui con Raffaele Morlando, gestore del locale storico d'Italia, la Locanda del Cerriglio, a Napoli. Grazie per aver accettato. Grazie a voi per avermi invitato. Buonasera a tutti. Come nasce l'antichissima storia della Locanda del Cerriglio? Allora, la locanda del Cerriglio, la storia nasce dal principio del XIII secolo, quindi del 1200. Il Cerriglio, noi ci troviamo nel vicoletto più stretto di Napoli, così dicono in tanti, e quindi è un posto nel centro storico di Napoli affascinante perché? Per tantissimi motivi, che all'interno di questo vicoletto è avvenuta l'aggressione all'interno della locanda del Cerriglio al Caravaggio. Ma prima di questo avvenimento storico la locanda è stata frequentata da tantissime persone, personaggi storici d'arte che hanno cambiato un po' le sorti della cultura mondiale, come ad esempio il Caravaggio con i suoi dipinti, il suo gioco di luci ed ombre, ma anche Basile, Cortese, addirittura Boccaccio hanno conosciuto la locanda. Poi la locanda dal 1200 è andata avanti come ristorante fino al 1850, quando poi ha chiuso ed è diventata deposito, per poi essere riscoperta nel 2014 dalla famiglia Follari, poi essere stata chiusa di nuovo nel 2019 e ripristinata e portata alla luce e ai cuori dei napoletani da noi nel marzo del 2022. Il mondo della ristorazione è sempre stata una sua passione? Sempre no, ma ho scoperto questa passione veramente da un momento all'altro, penso sia stato destino all'incirca 10-11 anni fa in Australia, durante la mia esperienza all'estero, dove ci sono rimasto per quasi 10 anni. È stato un amore a prima vista, insomma, mi ha dato veramente una passione immensa per tantissimi motivi diversi, forse grazie anche a dei personaggi particolari che ho avuto l'onore e il piacere di incontrare sul mio percorso della vita, come ad esempio la signora Giovanna, una persona di una ottantina di anni che gestiva uno dei ristoranti più esclusivi nel cuore di Sydney, il Machiavelli Italian Restaurant. E lei mi ha aperto le porte a questo mondo, mi ha accolto nella sua casa, che era questo locale fantastico, e mi ha insegnato tutto quello che conosco adesso nella ristorazione, quindi il mio percorso è nato da lì e questa passione è andata sempre ad aumentare, insomma, durante gli anni fino a portarmi, dopo tutte le mie esperienze, alla locanda del Cerriglio. Quando ha sentito parlare della Locanda del Cerriglio per la prima volta? Della locanda del Cerriglio per la prima volta, sinceramente ne ho sentito parlare in gennaio 2023, quando ho visto sui social che un gruppo di giovani imprenditori con voglia di fare a Napoli, e un unico gruppo che attualmente sta cercando di creare tanto e di portare qualcosa di particolare alla città di Napoli e a tutta la Campania, sinceramente, che sono i miei attuali soci. Online avevano pubblicato un annuncio che stavano cercando un direttore, un gestore della locanda del Cerriglio. Mi sono fatto avanti perché pensavo di essere la persona giusta per portare avanti questo progetto, e quindi ho avuto il piacere in quell'occasione, perché prima non ne avevo mai sentito parlare sinceramente, ma adesso che l'ho scoperta e che la vivo tutti i giorni ho capito perché tutte le classi sociali, dalla plebe ai nobili, venivano qui, perché si respira ancora questa atmosfera artistica particolare, unica, che si vive e si respira quotidianamente alla locanda del Cerriglio. Se avete modo di venire a scoprire questo luogo, ve ne accorgerete anche voi a primo impatto, proprio all'entrata, sui gradini dove il Caravaggio è stato sfregiato al volto, vittima di un agguato. Quando ha preso le redini di un pezzo di storia così importante per Napoli, ha dovuto affrontare delle sfide? Sì, era una sfida, era quello che cercavo, una sfida. Mi sono trovato a rilanciare un luogo storico che ha fatto l'importanza della storia di Napoli in diverse epoche. E
All'inizio non mi ero reso conto di quanta storia ed arte, di quanto fosse importante. Il celebre pittore Michelangelo Merisi, Caravaggio, soleva frequentare il Cerriglio. Oggi è diventato uno dei simboli distintivi della locanda. Ci racconta questo particolare legame tra il Cerriglio e Caravaggio? Per raccontare questo particolare legame fra il Cerriglio e il Caravaggio dobbiamo prima fare una descrizione della locanda del Cerriglio. La locanda sono 3 piani diversi, questo qui il principale dove siamo è sempre stato ristorante da 1200. Giù c'erano le stanze dove il Caravaggio viveva e dormiva quando veniva commissionato a dipingere a Napoli, era ospite della locanda, e c'è anche una fontana del 1300 dove lui si dissetava, si lavava gli indumenti, e poi al primo piano, sopra questo piano centrale, c'era il terzo ed ultimo piano che era un po' le stanze del divertimento, dove anche il Caravaggio si è divertito, era un vecchio bordello. E quindi il Caravaggio, questo è il legame, il Caravaggio ha scelto la locanda, frequentava la locanda, era il suo luogo preferito a Napoli, come abbiamo potuto capire anche con prove storiche e tante leggende che si dicono intorno a questo personaggio. Il grande scrittore di fiabe Giambattista Basile scrisse la famosa citazione tra Siria lo Ceriglio e Dulce, e il poeta napoletano Cesare Cortese la definì incantata. Cosa aveva di così speciale questa locanda rispetto alle altre locande, secondo lei? Secondo me quello che c'era di speciale davvero erano le persone che si prendevano cura di questo posto. Data la mia esperienza penso sia la giusta risposta, perché ehm, qualsiasi persona ritorna in un posto soltanto se si sente veramente bene, se si sente coccolato, se c'è un oste che cerca di soddisfare tutte le tue esigenze, tutte le tue richieste e di farti sentire a casa ogni volta che torni. Quindi penso che un ruolo importante davvero nei secoli della locanda del Cerriglio sono stati vari oste che si sono conseguiti. Di particolare importanza nella locanda c'è anche la fontana del 1300, la fontana del Cerriglio, che il Cerriglio è una sorgente che attraversava Napoli, attraversava il Cerriglio, che è anche un bosco di querce, perché qui nel 1300 e 1600 non c'erano tutti questi palazzoni, era tutto un cerriglio con questa sorgente che terminava nella locanda del Cerriglio, nella fontana del 1300, quindi acqua sorgiva tutti i giorni per tutti. La fontana presente nella locanda del Cerriglio viene citata anche nell'importantissima testimonianza del patologo Enrico De Renzi nel libro sull'alimentazione del popolo minuto in Napoli nel 1863 come terza tra le 5 sole sorgenti d'acqua buona e limpida presenti a quel tempo a Napoli. Nel menù della locanda sono presenti piatti legati alla tradizione gastronomica partenopea. C'è un legame tra il menù e la storia del locale. Sì, è una simbiosi, perché il menù è per ovvi motivi, ovvie ragioni, di cucina tradizionale napoletana. Con cucina tradizionale napoletana noi vogliamo esaltare i piatti che venivano preparati dai napoletani nei secoli scorsi, il ragù di genovese, ragù tradizionale, anche dolci tradizionali della cultura napoletana, e quindi sì, c'è un legame storico e artistico. C'è una ricetta in particolare che le è stata tramandata? Tutta la tradizione napoletana culinaria è stata tramandata di generazione in generazione, e queste sono le ricette che noi vogliamo esaltare, come può essere dalla semplice pasta, patata e provola con il guanciale, con i classici piatti della tradizione napoletana, sono stati tutti tramandati di generazione in generazione fino ai giorni d'oggi, quindi è una bella eredità da abbracciare e riproporre ai napoletani e ad ogni cittadino del mondo che viene qui alla locanda del Cerriglio. Al piano inferiore è presente una cantina con una vasta selezione di vini. Quanta importanza dà oggi al vino? Il vino è cultura, fa parte della nostra quotidianità, è uno dei prodotti del territorio campano ed italiano più importanti
prodotti pubblicizzati ed esportati in tutto il mondo. Abbiamo vino a tavola in qualsiasi situazione, da un pranzo di famiglia, da una cena in compagnia, da un appuntamento, fa parte della nostra cultura, fin dagli antichi romani, quindi penso il vino sia importante ed è anche importante conoscere il prodotto dei propri territori, in particolar modo i vini campani, da Taurasi all'Irpinia, al Sagno, in tutta la campagna, insomma, fa parte delle nostre origini, quindi penso sia davvero importante. Se oggi venissero alla locanda del Cerriglio Caravaggio e il celebre scrittore francese Alexandre Dumas a cenare insieme, che menù gli proporrebbe? Innanzitutto me lo augurerei perché ci divertiremo tantissimo insieme alla locanda fra passato, presente e futuro, e gli proporrei un menù della tradizione napoletana, ovviamente fargli assaggiare i piatti tipici che magari lui ha già degustato tanti anni fa. È immancabile ad esempio le polpette al ragù, parmigiana di melanzane o dei piatti tipici, quello che può essere anche pasta ai piselli o pasta fagioli con le cozze e tante altre cose. Grazie per la sua disponibilità e per averci raccontato un po' la storia della locanda del Cerriglio. Grazie a voi per avermi dato l'occasione di introdurre un po' anche quella che è la locanda del Cerriglio attuale, di oggi, e avermi dato anche la possibilità di parlarne in modo così ampio e spazio.